Ciao a tutti amici, velocissima breaking news. Allora, sembra che Hachette Japan abbia deciso di prolungare la collezione del Mazinger Z proponendo un nuovo modello di robot che farà parte appunto della famiglia dei Mazinga. E come avrete certamente capito è quello che tutti quanti speravamo, ovvero il naturale proseguo della dinastia Nagayana, chiamiamola così, no? Pare infatti che il designer preposto appunto alla realizzazione del primo Mazinger Z della Hachette, il cui nome è, non so se lo pronuncio bene, Yukitatsu Mikeige, e ha annunciato durante questo show appunto celebrativo in occasione del 50° anniversario del Mazinger Z la messa in produzione, diciamo, comunque in progettazione del grande Mazinga Hachette. Quindi dovrebbe ormai essere una cosa ufficiale. In Giappone dovrebbe seguire un po' la dinamica che è già avvenuta con la corazzata spaziale Yamato, in cui è proseguita direttamente con i numeri dedicati alla nave spaziale Andromeda, quindi una naturale evoluzione della collezione. Allo stesso modo qui con il Mazinger Z sembrerebbe proprio che partiranno, una volta finito l'ultimo numero del Mazinger Z che è il 100, con la proposta di un grande Mazinga da 90 cm, quindi più alto rispetto ai 75 cm del Mazinger Z. Ora non sappiamo di preciso se le proporzioni sono rispettate alla lettera tra i due robot, questo lo valuteremo più avanti. Aspettiamo di avere ancora più notizie dettagliate circa questo annuncio e chissà se riusciremo a portarlo anche noi in Italia. Spero di sì, visto che Hachette è stata così buona da accontentarci con il Mazinger Z e credo abbiano avuto un ottimo riscontro, perlomeno a giudicare da tutti i ragazzi che diciamo seguono questa collezione anche sul gruppo Facebook. Quindi ritengo opportuno sollecitare anche Hachette a fare di tutto per accontentarci e portare anche quest'opera qui da noi, come spero in futuro propongano a questo punto anche il Grandizer, qui conosciuto in Italia chiaramente con il nome di Goldrake, che forse tra tutti e tre qui in Italia sarebbe quello che farebbe un po' il botto, per dirla la Pepperone in Boris, la famosa serie TV. Ok? Bene ragazzi, cercherò di farvi avere delle notizie più approfondite appena verranno rese disponibili. Per il momento è solo questo quello che è trapelato, ci sono altri pochi dettagli. Sembra che avrà due Brian Condor, uno per la sessione di diciamo aggancio sulla testa e uno da esposizione, quindi avranno forse delle piccole differenze. Probabilmente quello da aggancio avrà la punta staccabile per poterlo inserire, in quanto penso che l'interno della testa verrà occupato dalla ciurcuteria, quindi sarebbe complicato farlo andare all'interno in profondità. Ha le dita mobili, sembrerebbe, quindi al contrario del Mazinger Z che stiamo costruendo, il grande Mazinger avrà la possibilità di aprire le dita, e sembra che però stiano preparando anche dei pezzi per consentire la famosa stretta di mano che vedevamo nei film, no? Se non ricordo male, dei combattimenti dei combattimenti, insomma, dell'anime, insomma, adesso non mi ricordo bene, comunque era uno dei film, mi sembra, in cui si davano la mano. Quindi questa sarebbe una bella notizia, perché vorrebbe dire che anche probabilmente per il nostro Mazingone Z verrà fatta una mano intercambiabile in grado di poterlo, appunto, di poter stringere la mano del grande Mazinga. Altri dettagli particolari, che la cabina del Brian Condor dovrebbe essere girevole nel momento dell'aggancio, quindi fare quel movimento proprio così, no? Come avevamo visto nell'anime, per consentire la visuale frontale al pilota una volta agganciato in verticale sopra la testa. È stato uno show che è durato circa un'ora, era previsto solo una mezz'ora, quindi è durato più del solito, proprio perché c'è stata tutta una serie di diciamo domande relative a questa proposta e anche a qualche domanda fatta sul Mazinger Z attualmente in corso. Si è parlato probabilmente, anche da quello che leggo, anche del missile centrale, si è parlato del problema delle articolazioni del gomito, che non si capisce bene se appunto a questo punto verrà dato o meno
un'articolazione aggiuntiva. Questo lo vedremo probabilmente solo a fine prodotto o eventualmente, ecco, nel proseguo con questo grande Mazinga. Comunque la cosa certa, quasi certa perlomeno, è che non finiremo con il Mazinger Z, ma ci sarà appunto questo proseguo. Adesso noi chiaramente abbiamo ancora del tempo davanti a noi, perché dobbiamo ancora finire questo, quindi c'è tempo, però prepariamoci anche all'idea che potrebbe arrivare da noi anche il grande Mazinga. Ok ragazzi, spero di avervi dato una gradita notizia. Questo perlomeno sono le cose trapelate diciamo, sulla rete, in particolare grazie a Otaku Style, che è un youtuber molto attivo spagnolo, che sta anche lui costruendo il Mazingone, e quindi speriamo di avere altre notizie in breve tempo, un pochino più dettagliate. Rinnoviamo chiaramente l'invito alla Hachette Fascicoli di portarlo anche qui da noi, in maniera da non lasciarci, diciamo, a metà strada rispetto agli amici giapponesi, perché come avrete probabilmente visto anche qui in Europa i prodotti del maestro Nagai sono molto amati, e quindi tutto sommato credo che sia un'ottima occasione per fare clienti. Ok Hachette? Bene ragazzi, un salutone, un abbraccio, e vi faremo sapere qualche cosa di più preciso sul gruppo Facebook dedicato del Mazinger Z Hachette Italian Team, dove troverete tutti noi, sia me, sia l'amico giornalista e sia gli amici di Potere Robotico, più gli altri amici che hanno anche i vari canali come Robo Kingdom, eccetera eccetera. Ok ragazzi, un salutone, un abbraccio a tutti, a presto, ciao a tutti.